Ciao a tutti amici del Pallone Sotto la Mole. Oggi volevo parlare di due personaggi che comunque fanno parte del gossip, insomma, e sono comunque anche degli interpreti importanti della televisione italiana. Ma prima di iniziare, sigla. 3, 2, 1. Allora, oggi volevo parlare di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, questa coppia che ultimamente ci sta facendo un po', come si dice, ci sta facendo un po' conoscere le persone in un altro modo, insomma, questo suo dormire nella stanza a fianco di Paolo, Bonolis comunque che accetta comunque anche un tipo di vita libera da parte di Sonia. Poi lei comunque è un'imprenditrice, perché comunque ricordiamoci che tante cose che ha fatto lui è anche merito suo, soprattutto forse merito suo. Chiaro, Bonolis è unico nel suo carattere, nel suo stile, nel come presenta insieme a Laurentiis, è fantastico, insieme al maestro Laurentiis è qualcosa di veramente fantastico. Io vi lascio il video, un video breve come sempre, video però preciso, però nel frattempo vi chiedo iscrivetevi al canale, lasciate un like che per me è importantissimo, perché volevo raggiungere i 4.000 a Natale, non ce l'ho fatta. Io mi auguro che magari da qui a salire me lo lasciate questo regalo, insomma, e vi chiedo quindi l'iscrizione e il like, e a voi il video. La giornalista ha ricostruito i passaggi che hanno portato alla separazione della coppia, dopo l'arrivo del figlio maschio che Sonia inizia, secondo testimoni, ad avere un ruolo più dominante nella vita professionale di Paolo. Si chiama Bruganelli Bonolis Presta, tutto quello che è successo dall'inizio, ed è una puntata della newsletter di Selvaggia Lucarelli dedicata, va da sé, al conduttore e alla produttrice. Un racconto che parte dall'inizio della storia tra i due, oggi arrivati al divorzio. Lucarelli è in giuria a Ballando con le stelle, presenza puntuale e imprescindibile. Bruganelli è stata invece concorrente dell'ultima edizione. Qui però si parla d'altro, di un amore finito. Un amore iniziato nel 1997, matrimonio e 3 figli, Silvia, Davide e Adeli, Lucarelli precisa. Ed è proprio dopo l'arrivo del figlio maschio che Sonia inizia, secondo testimoni, ad avere un ruolo più dominante nella vita professionale di Paolo. Prima apre una società che dura poco con un socio destinato a sparire molto presto, e poi, tramite Paolo, propone a Lucio Presta di aprire insieme una società. Insomma, dal racconto è chiaro come sin da quasi subito Brugnelli abbia sfoderato un piglio imprenditoriale, e infatti nel 2005 nasce la SDL 2005, che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro. Si legge ancora: Sonia ha il 51%, Presta il 30% e Marco Bruganelli, fratello di Sonia, il restante 19%. La società va molto bene. Sonia negli anni diventa, di fatto, milionaria, accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro più alcuni immobili che le regala. Paolo e altre proprietà. Non mancano alcune indicazioni sui partner con cui l'imprenditrice avrebbe tradito il conduttore. Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per 5 anni. E lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo, che però da un certo momento in poi ignora tutto. In definitiva, scrive ancora Lucarelli nella newsletter dal titolo Vale tutto, i rapporti tra Bruganelli, Presta e i collaboratori di Paolo iniziano a incrinarsi sempre più. Sonia non sopporta che il marito sia circondato da persone che abbiano un qualche ruolo decisionale nella sua vita. Lei vuole essere il suo unico punto di riferimento familiare e professionale,